Nelle rovine di un antico palazzo di Micene è scoperto un pozzo funerario. Ci sono 3 corpi sistemati con tutti gli onori in questa peculiare sala, ma 2 a contatto dell'aria fresca si dissolvono in polvere. Il terzo ha una enorme maschera d'oro sul volto, finemente lavorata. Ordini ai tuoi aiutanti di tirare delle improvvisate tende all'entrata per evitare nuove sorprese da eventuali folate di vento. Alla luce di una lampada, allunghi le mani verso quella maschera e, tremando un poco, la sollevi. Ai tuoi occhi si mostra un volto severo, accigliato. La bocca spalancata pare essersi arrestata mentre urla imperiosamente un ordine. Con sorpresa noti come la pelle di quel viso si mostri ancora elastica, come se la maschera d'oro avesse protetto quella testa dal tempo stesso. È il 30 novembre 1876 e tu sei Heinrich Lehmann, l'archeologo autodidatta che con testardaggine e contro ogni previsione è riuscito 3 anni fa a trovare i resti della magnifica città di Troia. E oggi questo. Nel pomeriggio scrivi un messaggio al re di Grecia e gli annunci di aver contemplato l'austero volto del re di Argo e Micene, comandante di 1000 re, vincitore di Troia, Agamennone il potente. Prima di iniziare, un sentito riconoscimento ai mecenati che su Tipeee supportano questo podcast, entrando anima e cuore nel progetto. Giacomo e l'amica anonima, e anche Gioele, Jimbo, Len e Alessia. Un grazie ad Andrea, Daniele e Gaetano anche per le loro attestazioni di stima. Nadia e Fabio. Saluto e ringrazio Sara per la strada fatta insieme. Se vuoi anche tu fare parte di questa avventura, usa il link in descrizione e supportami su Tipeee. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 192. Agamennone, il ritorno ad Argo. Eccoci tornati per un nuovo percorso. Abbiamo terminato il lungo racconto della guerra di Troia, non mi pare vero di esserci riuscito, e seguendo il risultato del sondaggio affronteremo fino alla fine della stagione i ritorni degli eroi a casa. Agamennone è stato uno degli ultimi a lasciare la rada di Troia. Non ha voluto salpare senza prima aver completato tutti i sacrifici di ringraziamento e di espiazione nei confronti degli dei. Gli Achei, nel saccheggio di Troia, si sono macchiati di innumerevoli azioni inumane e che hanno disgustato gli occhi degli dei. Atena stessa ha, per così dire, abbandonato la causa di Menelao e ha cominciato a disseminare discordia tra le fila greche. Perfino fra lo stesso biondo Menelao e il fratello si è innalzato un muro di incomprensione. Quando Menelao lascia infuriato le sponde di Troia, non rivolge un solo sguardo al fratello. Ignora che non lo vedrà mai più in vita. Così parimenti succede a noi. Crediamo sempre di avere un domani in cui rappacificare le nostre anime e ritrovare l'armonia, di avere un sacco di tempo davanti. Purtroppo, spesse volte, ahimè, il tempo per godere della gioia del ritrovarsi non ci è concesso. Per questo il momento giusto per la pace è sempre adesso. Ma torniamo al nostro potente Agamennone.
le sue vele gonfiate da un vento propizio spingono velocemente la sua flotta verso casa. Il mare, però, muta, diventando spumoso, con onde che presto incombono alte sulle nere navi. Anche il vento ostacola questo viaggio. Cassandra, la più incantevole fra le schiave di Agamennone, è diventata negli ultimi giorni anche la sua concubina. Lei non è una giovane donna come le altre. Come ricorderai, è una tra le più belle figlie di Priamo e ha il dono del vaticinio. Cassandra comunica sempre il vero, in maniera chiara e inequivocabile, ma è segnata dalla maledizione di Apollo. Nessuno potrà mai credere alle sue parole. Ella non riesce a tacere quel che vede. Quel mare minaccioso è una ben chiara promessa di morte. Presagi di sventura avvolgono questa traversata. Agamennone la ignora e ordina ai suoi di remare con maggiore forza e di superare quella tempesta. Un po' di mare mosso non potrà impedirgli di tornare a casa. Ad Argo, nel frattempo, Clitennestra, la regina moglie di Agamennone, si sta dando da fare per organizzare i preparativi per il ritorno del marito. Ella ha saputo ben prima dell'arrivo dell'araldo della caduta di Troia. Un sistema di segnalazione attraverso dei fuochi sulle montagne ha recato alla regina questa notizia prima che ad ogni altro. Con ansia fa intessere tele e arazzi. Prepara un adeguato comitato di bentornato per il marito. Si preoccupa soprattutto che un lungo panno rosso porpora accolga il re e lo accompagni dritto dritto alla zona dei bagni. Agamennone appena arrivato vorrà di certo togliersi di dosso il salso delle onde e l'arsura del viaggio. Quando l'araldo le comunica che il re sta tornando carico d'oro e di doni oltre che di schiavi e schiave, la regina accusa un colpo, ma non fa una piega. Ben sa come le notti dei comandanti siano spesso riscaldate da qualche preda di guerra. Domanda all'araldo se tra i prigionieri ci sia qualche personalità della città di Troia e questo inizia a raccontare come tra gli schiavi si trovi anche una giovane principessa troiana col viso corrucciato ma di una bellezza indescrivibile. Di certo una delle figlie di Priamo, mormora tra sé la regina, sentendo nel cuore che questa principessa è stata scelta tra le prigioniere proprio da Agamennone e che in questo momento ella dorme tra le braccia del marito. Clitennestra si rivolge all'araldo. Va incontro al mio sposo e riferiscigli questo, che torni al più presto alla città che lo ama. Nella sua città troverà la sua sposa, fedele come l'aveva lasciata, cagna della casa a lui devota, nemica ai nemici, sempre la stessa. Non infranse mai il sigillo in un tempo così lungo. Non conosco piacere per opera di un altro uomo, né parole di calunnia più di quanto io conosca come si tempra il bronzo. Tale è il mio vanto, vero fino in fondo, e una donna onesta non ha vergogna di dichiararlo. L'araldo, prima di lasciare la reggia, consegna anche una cattiva nuova. Di Menelao e delle sue navi non si ha notizia. Incappati in una forte tempesta, lui ed Elena probabilmente non sono sopravvissuti. La notizia pare non toccare Clitennestra, immersa nei propri pensieri. Rivede la sua vita e la considera ora come una sequenza di episodi dolorosi. Clitennestra è figlia di Tindaro, re di Sparta. Ella è perciò sorella di Elena, come pure di Castore e Polluce, i due Dioscuri. È andata sposa a Tantalo, un figlio di Tieste, e dunque zio di Agamennone. La loro unione, pur felice, è interrotta proprio da Agamennone, che uccide Tantalo e il loro primogenito ancora in fasce e obbliga Clitennestra a sposarlo a forza. Con Agamennone, la triste regina genera 3 figlie, Ifigenia, Elettra e Crisotemi, e un figlio, il giovanissimo Oreste. Come ricorderai, Agamennone ha dovuto sacrificare la vita della figlia più amata per poter navigare con le sue 1000 navi verso Troia.
E questo è un altro dolore muto che Clitennestra nasconde nel suo petto. Ora la regina dovrà sopportare un ulteriore schiaffo, l'arrivo del marito con il suo seguito di schiave concubine. Clitennestra poi ha un sussulto. Ha iniziato a considerare anche la possibilità che la giovane principessa troiana voglia mirare a sostituirla sul trono. Agamennone sbarca e porge il suo primo saluto alla sua terra e soprattutto agli dei, che gli hanno concesso di tornare vivo da Troia. La città gli appare fredda, contrariamente alle sue aspettative. Clitennestra lo informa come molte fazioni ostili al suo comando seminano il disagio nella popolazione, ma che il grande re non se ne crucci proprio ora, che il tanto desiderato marito si inoltri nella reggia su quel tappeto rosso preparato proprio per lui. Agamennone rimprovera alla moglie una certa mollezza nelle parole e nei gesti, e poi quel tappeto rosso, che spreco di preziosa porpora. Questo saluto è degno di un dio, mentre lui è un mortale. Ad ogni passo rovinerà quel delicato tessuto. Clitennestra lo lusinga, affermando che al suo posto Priamo non avrebbe disdegnato certo di calpestare un panno rosso in caso di vittoria. Queste parole convincono il re a fare il suo primo passo su quel tappeto rosso come il sangue. Clitennestra poi si rivolge alla giovane principessa troiana. E tu, Cassandra, dammi la mano e scendi dal carro che ti ha condotto con mio marito fino a qui. E non essere triste, che pure Eracle fu venduto come schiavo. Se la dea necessità ti impone questo peso, sopportalo con forza, che presto forse verrà rimosso dalle tue spalle. È volontà di Zeus che pure tu intervenga al rito dell'acqua purificatrice, come farà mio marito. Presto, scendi, che le 2 vittime sacrificali stanno per essere sgozzate. Queste frasi, ingannevolmente accoglienti, nascondono il terribile piano della regina e quasi lo raccontano nei particolari. Le 2 vittime sacrificali sono proprio Agamennone e Cassandra. La principessa troiana non risponde, non parla greco e per nulla ha compreso le parole della regina, ma sa che si tratta di nulla di buono. Poi ha una visione e nel suo idioma, sconosciuto agli argivi, emette il suo lamento. Apollo, mi abbandonerai una seconda volta e tu, assassina, compirai questo delitto mentre lavi servizievole il corpo del tuo sposo. Mani che si inseguono, vibrano colpo su colpo. Cos'è questa rete mortale? Appartiene forse ad Ade? Eris, la dea della discordia, canta di gioia danzando sulla stirpe di Atreo, e il sangue del re corre a fiotti verso di me e bagna il mio petto. Sciagurata sorte di me, sciagurata. Ho superato le tempeste del mare per condividere la morte del re appena sbarcata. Nessuno, in Argo, comprende le sue parole. Forse qualche soldato di scorta che ha trascorso 10 anni lontano da casa ode e capisce questo accorato discorso. Ma a causa della maledizione di Cassandra, tutto viene interpretato come un disconnesso vaniloquio di una sciocca schiava. Anche Agamennone, che ben conosce la lingua di Priamo, l'ha udita. Lei si trova a pochi passi più dietro. Il sortilegio di Cassandra colpisce anche le sue orecchie, rendendole sorde al messaggio di pericolo della sua imminente uccisione. In effetti è questo il piano di Clitennestra, che ha deciso di far pagare oggi stesso, nella prima ora del giorno del suo ritorno in patria, tutto il dolore patito negli anni. Il disprezzo che la donna nutre nei confronti del marito l'ha portata a suggerire a Telefo di vestirsi da mendicante per farsi ricevere da Agamennone, per farsi guarire da una ferita che non si richiude. Ti ricordi quel lontano episodio, il 132? Lei stessa gli ha proposto di minacciare la vita del neonato Oreste per spaventare il re.
quello è stato uno scherzo, un gioco crudele. Ma oggi Clitennestra vuole riportare in pari la sua bilancia. Aiuta il marito a denudarsi e lo fa accomodare nella grande vasca, ricolma di acqua calda e profumata. Fiori galleggiano, invitanti, e il vapore riempie la stanza. Le coltri occultano alla vista di chiunque il corpo nudo del re che si immerge fiducioso. Sdraiato sulla schiena, alza una mano verso Clitennestra, invitandola ad unirsi a lui. Ella gli sorride e con un abile gesto del braccio gli getta addosso una spessa rete da pesca, fatta cucire proprio per lui. Il re, più sorpreso che spaventato, cerca di divincolarsi da quella rete, ma più si agita, più si trova imprigionato in essa. Non fa in tempo a chiamare aiuto che Clitennestra lo colpisce al petto con una ascia bipenne. Estrae con fatica l'arma e con un secondo colpo decapita il re delle 1000 navi. Eurimedonte, il fidato auriga del re, che giunge a soccorrere l'amato sovrano, cade per la stessa mano assassina. Cassandra è l'ultima vittima del piano omicida della regina e non sfugge alla sua furia. In una scena surreale, Clitennestra esce dal palazzo con i resti di Agamennone e Cassandra, urlando alla popolazione che lei è stata strumento di giustizia per la morte di Ifigenia e per l'affronto di veder portata davanti ai suoi occhi una sfrontata nuova concubina. Egisto, cugino di Agamennone, esce allo scoperto. È l'amante di Clitennestra e con lei ha elaborato questo piano per uccidere il grande re. Come forse ricordi dalla puntata 126, Egisto ha un conto aperto con la famiglia di Agamennone. I suoi fratelli sono stati uccisi, cucinati e serviti per cena, un evento che non può che lasciare strascichi. Dopo aver attraversato il mare, affrontato tempeste ed aver superato quasi senza una ferita 10 anni di guerra sotto le mura di Troia, il re delle 1000 navi cade miseramente, indifeso, ucciso spietatamente, come un pesce intrappolato nella rete. Mentre Crisotemi, figlia di Agamennone, si chiude in un silenzioso pianto, Elettra, l'ultima figlia del re, fugge da Argo. Porta con sé il fratellino, risparmiandogli di vivere in un palazzo di sangue. Durante il viaggio verso le amiche terre di re Strofio, nella Focide, continua a ripetergli: ti devo nascondere, fratellino, affinché tu cresca al sicuro. Quando sarai grande e avrai l'età per farlo, tornerai ad Argo a vendicare la morte di nostro padre. Questo sarà il tuo compito e questo sarà il tuo destino. Ora dormi, piccolo Oreste. Mamma mia, che episodio! In tutte le versioni la carneficina lascia il lettore sconvolto. Ho cercato di contenere per quanto sono riuscito la truculenza degli eventi. Quanta ricchezza e quanto potere nelle mani di uno solo, quanta forza eppure quanta fragilità nell'essere umano. La fine di Agamennone ci ricorda di quanto poco basti a toglierci tutto quel che abbiamo, in un solo attimo, in un battito di ciglia. La sua morte, però, è anche inserita nel mosaico della maledizione della stirpe di Tantalo, per cui la scia di sangue non si fermerà certo qui. Il prossimo episodio parlerà proprio del destino di Oreste. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici. È il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio.
Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.